È da qualche mese che ho al polso l'orologio cartografico della Garmin Epix 2. È un orologio incredibile che supporta qualsiasi tipo di attività sportiva, dal nuoto al golf, al triathlon, ovviamente all'e-bike, alla bicicletta, al paracadutismo, al surf, qualsiasi tipo di sport qui è presente. Ci vuole un po' di tempo per prendere confidenza con questo sistema Garmin che non è proprio intuitivo, ma una volta capite alcune specificità e personalizzato in base al proprio sport diventa un compagno inseparabile. Oggi vi faccio vedere le funzioni di navigazione che sfruttano appunto la cartografia presente nel Garmin Epix 2 che più utilizzo. Il modo più comune è senz'altro quello di seguire una traccia GPX, magari scaricata da internet o che ci ha girato qualche nostro amico. Ma vediamo come si procede. Come si procede? Scegliamo la nostra attività, e-bike, escursionismo, bici. In questo caso io scelgo i mountain bike. Poi, tenendo premuto il tasto menu, entriamo nelle impostazioni e scegliamo navigazione. E qui scegliamo la voce percorsi. Così possiamo richiamare i tracciati salvati. Seleziono questo, My Test Circuit. Ecco, qui possiamo iniziare a seguire il percorso, visualizzarlo nella mappa. Qualche istante che si carichi. Eccolo. Ecco, qui possiamo seguire il percorso al contrario, possiamo vedere il profilo altimetrico con il dislivello totale e possiamo anche vedere le salite e discese. Ecco, la prima sarà di 2,09 km con un dislivello di 122 metri e una media del 6%. La seconda di 3 km e 570 metri, 233 metri di dislivello al 7%. E la terza di 3 km con un dislivello di 229 metri, sempre al 7%. Dopodiché possiamo anche cambiare il nome, modificare e quindi possiamo semplicemente andare su Segui percorso e si parte. Ecco che in questo modo abbiamo la possibilità di seguire tranquillamente il nostro tracciato direttamente sulla mappa. Possiamo fare un zoom in per ingrandire o un zoom out. Ci possiamo muovere nella mappa. In questo modo ci sarà molto più semplice seguire il percorso e possiamo vedere segnati i waypoint, i punti di interesse che abbiamo inserito. Abbiamo la possibilità di seguire il percorso anche con questa freccia ben evidente, possiamo scegliere anche il colore, che ci indica la direzione da mantenere. Ci indica anche la distanza rimanente e ci segnala anche quando siamo fuori percorso. Ora mi sto avvicinando ad un bivio. La freccia del mio Garmin mi indica di rimanere sulla destra e invece io svolto a sinistra. Un segnale anche acustico mi indica che sono fuori percorso. E infatti l'orologio mi indica che sto andando dalla parte opposta e sono fuori percorso di 40 metri. Non mi resta che girare la bicicletta e tornare indietro. Fino a che un nuovo segnale acustico, ecco, mi avvisa che sono rientrato nel percorso. Se non ho una traccia GPX posso crearmela da zero, crearmi un percorso nuovo utilizzando l'app Explorer di Garmin. Una volta aperta l'app basta andare su Crea percorso, posso digitare una località da dove partire così da vederla sulla mappa posizionata e anche qui posso zoomare e iniziare a disegnare semplicemente i punti del percorso che intendo fare. Ogni punto che segniamo è un waypoint che poi potremo rivedere e richiamare durante la navigazione.
Una volta terminato basterà fare la sincronizzazione tra telefono ed orologio e lo ritroveremo salvato nella lista dei percorsi del nostro Epix 2. E anche qui noi potremo vedere tutti gli altri dati relativi ad altimetria, salite e dislivelli. Anche qui c'è un bivio, mentre l'orologio mi indica di stare sulla sinistra. Un'altra possibilità che abbiamo di navigazione è quella direttamente dalla mappa. Quindi una volta scelta la nostra attività, quindi mountain bike, prendiamo ancora il menu e andiamo nella navigazione. Quando apriamo navigazione andiamo su mappa, usa mappa, e qui ci viene illustrata la nostra posizione. Quindi noi ci possiamo spostare tranquillamente nella mappa e ad esempio se puntiamo qui in questa zona, ecco, lui ci dice che questo punto è a 200 metri a nord da qui. In questo caso basterà che noi diciamo vai e lui ci farà seguire il percorso direttamente fino a quel punto. Altra modalità, sempre nello stesso menu di navigazione, è questa, è quella dei punti di interesse già precaricati da Garmin. Qui abbiamo città, ristoranti, servizi carburanti, alloggi, attrazioni dove noi possiamo scegliere e lui ci porta direttamente. Diciamo che è meno adatto per l'outdoor, però per esempio se siamo in mezzo al bosco e vogliamo capire dov'è la città, il paese più vicino, ecco che in questo caso Around Me mi dice che Baone è a 1,2 km a sud-ovest, mentre località Casetta per esempio a 1,5 km a sud, Valle San Giorgio a 1,6 km a nord-ovest. Ecco, questa è diciamo anche un'altra possibilità. Sempre nel stesso menu c'è un'altra modalità che è l'Around Me. Qui possiamo vedere, lasciamo che si carichi la mappa, ecco, settore per settore vediamo delle icone con delle cose, diciamo dei punti di interesse che sono segnati. Adesso io guardo per esempio qui verso ovest, sud-ovest, ecco che c'è ovviamente il paese di Baone, oppure c'è un parcheggio, un centro parrocchiale, un bed and breakfast, un ristorante, chiesa, scuola, però anche per esempio una sorgente a 1,9 km ad ovest. Ecco, quindi non solo diciamo delle attività, ma anche dei punti di interesse anche panoramici. Per esempio il Monte Castello a 2,3 km sempre in direzione ovest. Poi c'è un'altra funzione molto importante che praticamente ci riporta al punto di partenza, un backtrack. Sempre dal nostro menu navigazione, ecco che vado qui e posso seguire il percorso praticamente che ci riporta indietro. Questo Garmin Epix 2 mi dà la possibilità di inserire anche direttamente le coordinate GPS, quindi se per esempio abbiamo un appuntamento in un certo punto basta che mi inviano le coordinate GPS e noi possiamo inserirle e andare direttamente al punto, oppure in caso qualcuno sia in difficoltà ci lancia le coordinate e noi possiamo raggiungerlo subito. C'è anche un'altra modalità di navigazione presente su questo Garmin che io in realtà utilizzo più durante le escursioni a piedi che non in bicicletta, ed è questa, sempre dal menu navigazione. La modalità si chiama punta e vai. In sostanza esce una bussola e io la punto verso dove voglio andare. In questo caso mettiamo quella collinetta davanti a me, che in questo caso è perfettamente a nord, e l'orologio mi indicherà sempre la direzione corretta e la distanza però in linea d'aria. Un'ultima modalità che io trovo veramente interessante, soprattutto quando magari siamo in villeggiatura o in una località che non conosciamo. Dunque, sempre dal menu navigazione, qui scorriamo fino a percorso round trip. Cosa significa? Qui si può impostare il numero di chilometri che si intende fare, mettiamo 10 chilometri.
e lui ci creerà 3 percorsi ad anello in qualsiasi direzione, oppure possiamo scegliere a nord, est, sud, ovest, perché ad esempio se siamo arrivati da sud non vorremmo magari rifare delle strade che abbiamo appena percorso, quindi non so, scegliamo 3 percorsi a est e in pochi secondi Garmin calcolerà 3 percorsi ad anello nella direzione che abbiamo scelto. Un bel modo questo per conoscere ed esplorare il territorio. Ottimo lavoro Garmin. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale.